Dopo essere partiti dal circuito di Monteblanco in sella alla nostra Ducati Super Sport in versione standard, partiti sotto un diluvio, strade allagate, diciamo una situazione abbastanza pesante che ci ha fatto però apprezzare sia la trattabilità del bicilindrico, ma soprattutto l'ottima funzionalità del controllo di trazione e dell'ABS, che ci hanno permesso di guidare con una certa tranquillità anche sulle strade più scivolose e in condizioni davvero pesanti. Adesso finalmente ci troviamo a guidare su una strada dal fondo ancora umido, però le condizioni sono decisamente migliori. Quindi analizziamo un po' questa nuova Ducati Sport Touring. Siamo partiti con una mappatura urban che permette di avere di contare su una erogazione del motore decisamente piacevole, pochi strappi, si può scendere a regimi bassissimi e riprendere poi sempre con un tiro notevole. Poi siamo passati alla Touring quando le condizioni dell'asfalto sono migliorate, per poi arrivare alla Sport attuale. Quindi in modalità Sport la Super Sport si comporta davvero bene, 113 cavalli e una coppia di 10 kg sulle strade aperte al traffico sono una gran bella potenza. 10 km di coppia, e bisogna ricordarsi che oltretutto l'80% di questa coppia è già disponibile a partire dai 3000 giri e il 90% poco sopra i 4000 giri è già disponibile, per cui c'è sempre tiro, c'è sempre possibilità di riprendere e di essere sparati fuori dalle curve o fare un sorpasso anche senza dover utilizzare il cambio e frizione, che si comportano davvero bene. Appunto il comando a pedale preciso, impossibile sbagliare una marcia, mentre la frizione risulta essere davvero leggera. In sella alla Super Sport si sta davvero comodi, la posizione di guida è leggermente infossata, però anche il fatto che si possa contare su selle di diversa altezza permette di trovare la giusta posizione di guida a piloti di tutte le taglie. Il cupolino offre un riparo diciamo più che sufficiente. Se si vuole qualche cosa di più bisogna mettere mano al portafoglio e andare a pescare negli accessori presenti nel catalogo Ducati. Cupolino che, ricordiamo, è regolabile in altezza, anche con un semplice gesto si riesce a intervenire e ad aumentare l'altezza del cupolino di 50 mm. I comandi sono perfetti, i nuovi blocchetti vi permettono di controllare, cambiare le varie funzioni di visualizzazione sul cruscotto e di intervenire sulle mappe del motore o dell'ABS senza particolare difficoltà. Si agisce sul cursore di sinistra, spingendo in avanti si visualizzano i contachilometri, l'autonomia, l'orologio. Invece intervenendo in basso e spingendo verso il basso il pulsante, il cursore, si può visualizzare nella parte bassa della strumentazione LCD consumo, temperatura del motore, consumo istantaneo, oltre naturalmente alla velocità media e alla temperatura, che come vedete non è che sia al massimo, 12 gradi in questo momento. Considerando le condizioni precarie di aderenza, non possiamo che apprezzare l'intervento dei freni. Sia la modulabilità dell'anteriore sia del posteriore sono eccellenti.
forse l'attacco dell'anteriore è un po' brusco, leggermente brusco, però bisogna anche dire che c'è un ABS perfettamente tarato che ci può dare una mano. In questo momento apprezziamo tantissimo l'agilità di questa moto. La discesa in piega è rapida, precisa. Un merito va anche alle coperture di primo equipaggiamento, le Pirelli Diablo Rosso 3, che ci stanno dando una gran mano viste le condizioni precarie dell'asfalto. Adesso è venuto il momento di andare a provare la versione S della Ducati Supersport, e per farlo andremo sul circuito di Monteblanco. Ciao, a dopo! Approfittiamo di una pausa tecnica e capirete anche il perché, sta venendo giù il diluvio universale, per fare quattro chiacchiere con i responsabili, quelli che hanno lavorato su questa moto. Iniziamo da lui, Giuseppe Caprara. Non lo dico perché con la mia remoscia qua andiamo a finire male. Senti Giuseppe, qui c'è la versione S della Supersport. Dammi due dritte su quello che è stato l'input. Da dove si è partiti per pensare a questa moto? Si è partiti dall'idea di avere una moto sportiva, stradale, che fosse fruibile tutti i giorni. Quindi una moto in cui si potesse riconoscere subito questa sportività del veicolo, infatti l'anteriore è stretto il family feeling con la panicale, ma dall'altro lato avere anche una posizione di guida meno stressante, più rilassata rispetto a una super sportiva. Poi tra l'altro qua stiamo guardando la versione S, per cui la top di gamma. La versione S ha le sospensioni Öhlins, esatto, completamente regolabili, ha il Ducati Quick Shift di serie e il cover cell nello stesso colore della creatura. Qui non è che esci di serie con queste gomme, che viste le condizioni meteo abbiamo deciso che preferito, certo, per evitare delle cadute. Anche qui abbiamo anche un terminale di scarico a Krapovic. Questo qui è il terminale a Krapovic omologato. Bellissimo da vedere poi, visto carbonio, titanio. Adesso andiamo a vedere, questo qui, ecco, sistema Quick Shift, anche qui una bella... Questo qui è una cover in carbonio del sempre optional. Sempre bellissimo. Un accessorio con anche il paracatena sempre in carbonio. Bellissima, bellissima. Senti, poi oltretutto questa moto, ecco, adesso noi la vediamo in configurazione pista, però nasce con l'intento di essere una moto anche da Gran Turismo, per cui abbiamo una posizione di guida che non è molto spinta, abbiamo un cupolino regolabile in altezza, qui abbiamo il cupolino optional della versione, questa qui è la versione... Questa qui è la versione Touring, quindi è la versione accessorio, regolabile in due posizioni, 0 più 50.
Ovviamente questo non è un veicolo che ha doti turistiche, per noi questa è una sportiva stradale. Una sportiva stradale. Quindi è un veicolo in cui uno può usare tutti i giorni, ma anche con doti ciclisti che ti permettono di divertirti anche in pista. Che voi ovviamente l'avete provata, avete avuto la possibilità di trovarla anche in pista. Poi vediamo, allora, strumentazione completa, possibilità di intervenire attraverso il cursore sui dati. Allora, qui a sinistra abbiamo il contachilometri totale, i 2 contachilometri parziali, poi abbiamo l'autonomia, diciamo l'autonomia residua. Sì, diciamo che il cruscotto è un cruscotto LCD con una serie di informazioni. Abbiamo l'indicatore della marcia, abbiamo anche l'indicatore del livello carburante, il veicolo poi è ready per il Ducati Multimedia System, quindi si può collegare il cellulare tramite una centralina Bluetooth e poter ricevere delle chiamate, anche ascoltare della musica, quindi è sicuramente voluta. E ovviamente poi ci sono i riding mode, sport, touring e urban che si possono selezionare tramite questo pulsante che fa sia pulsante per l'indicatore di direzione ma anche per selezionare appunto i riding mode, come potete vedere. Riding mode che sono 3: sport, touring e urban. Potenza non cambia, cambia la modalità di erogazione. La potenza non cambia in sport e touring, sono 113 cavalli, cambia l'erogazione, il touring è più smooth, quindi molto più meno esasperata, quindi ai bassi, la risposta dell'acceleratore, mentre in urban abbiamo una potenza di 75 cavalli. Senti, abbiamo anche una versione, andiamo a vedere, la versione stradale. Qui l'abbiamo con le borse, ecco questa è la versione che noi vorremmo come moto da viaggio. In questo caso abbiamo borse laterali, bellissime. Abbiamo anche qui il semirigide, una capacità di 44 litri. Anche qui abbiamo il silenziatore omologato Krapovic, abbiamo il Plexi Touring, quindi con una maggior protezione aerodinamica, è una sella, quindi più 25, una sella comfort, quindi più confortevole sia per il pilota che per il passeggero. Come dicevamo, questa è una sportiva stradale, quindi non volevamo creare l'idea non è quella di avere una sport tourer, però ovviamente abbiamo pensato anche a chi volesse utilizzare il veicolo per viaggi in medio raggio, quindi a dare anche a loro la possibilità di avere degli accessori per poter godersi questo mezzo anche in viaggi di lunga durata. Qui invece vediamo una versione un po' particolare perché guardate che scarichi. Questi non sono omologati. Questi non sono omologati. Questo è il pacchetto sport che prevede l'impianto di scarico completamente in titanio a Krapovic non omologato, portatarga sempre non omologato con indicatori di direzione a LED posteriori e poi vari componenti, quindi lavorati dal abbiamo delle bellissime leve dal piano, leve regolabili. Guardate che cos'è questo serbatoio dell'olio e i freni, bellissimo, lavorato anche questo dal pieno. E all'anteriore abbiamo anche il parafan in carbonio che è sempre un accessorio. Bellissimo anche questo. E qui è una moto che vabbè, noi oggi l'abbiamo usata su un percorso misto, stretto, montagna. Purtroppo abbiamo beccato tanta acqua all'inizio, poi asfalto sempre immonde, però ci è piaciuta molto la moto. È facile, è adatta sia a lunghi viaggi, perché poi alla fine il motore è molto fluido, fruibile, bellissimo. A me è piaciuta tantissimo la mappa sport, più che la mappa urban o la touring. La risposta della sport va bene anche sul bagnato, secondo me. Sì, allora, i cavalli sono sufficienti per divertirsi. No, 113, esatto, perché poi alcuni lettori hanno scritto che poteva essere una potenza limitata, 113 cavalli. Non è una potenza da bar, non è la potenza che uno vanta. Però 10 km di coppia disponibili già l'80% a 3000 giri. Cioè, quella è una gran cosa. In uscita di curva si sente subito, non c'è bisogno di usare il cambio. Il tiro che ha il motore è impressionante e il cambio che comunque funziona benissimo e anche la frizione è leggerissima da utilizzare. Adesso però facciamoci dire da questo personaggio come è stato lo sviluppo, perché lui ha seguito la parte tecnica, sì. Questo qui è quello che invece segue la parte dinamica.
gran parte della parte dinamica, perché poi anche la tecnica, anche tu ogni tanto metti qualche puntino. Qualcosa facciamo anche lì. Caratteristiche di questa moto. Ah, scusate, Alessandro Valia, è lui il capo dei collaudatori e è il boss. Il boss sono altri, io mi limito a guidare le moto. No, abbiamo lavorato parecchio, soprattutto per dare ai nostri appassionati una moto molto bilanciata. Spostiamoci che sennò ci investono. Il bilanciamento prima di tutto, e quindi la facilità, la fruibilità e comunque senza dimenticare il DNA Ducati. Certo. Come si dice, una moto sportiva ma stradale. Esatto. Noi siamo abituati a guidare le Ducati in pista, moto molto prestazionali, ma che richiedono anche un po' certo skill di guida. Esatto, si chiama lo skill di guida, il pelo sullo stomaco. Sì. Questa invece è una moto molto più facile. Molto più facile anche per neofiti. Tanto guardiamocela ancora, che è bellissima. E anche per chi è smaliziato e vuole qualcosa che su strada sia fruibile e qualche volta ti permetta di andare in pista e divertirti. Un confronto diretto tra questa sportiva stradale e le sportive vere e proprio di casa Ducati. Quali sono le differenze? Sicuramente proprio di guida. Facilità di guida e quindi una moto che non ti stressa assolutamente, anche dopo tanti giri, grazie a un'ergonomia molto comoda, orientata all'utilizzo anche stradale, ti permette di guidare in scioltezza senza faticarti. Ma oltretutto adatta anche a muoversi, a fare diciamo lunghi viaggi, perché poi 2 borse laterali, un cupolino un po' più protettivo, poche vibrazioni, magari ci metti anche la manopola riscaldata ed è una perfetta compagna di viaggio. Può essere una sport tour, una road sport bike. A me ricorda un po' la vecchia ST, ti dirò come... perché attualmente non ci sono moto paragonabili. Va a toccare un po' anche quel segmento, insomma è abbastanza poliedrica come moto. Adesso stiamo qua e speriamo solamente nel tempo, speriamo che migliori. Speriamo che spiova finalmente. Sì, perché oggi ci si sta facendo impazzire veramente. È il tempo inglese che ci siamo portati in Spagna. Sì, peccato che siamo a Siviglia, il tempo inglese non si sa dove, cosa c'entra, niente. Infatti c'è un inglese ieri che mi diceva finalmente siamo in Spagna al caldo. Oh, ora sì. Ce l'ha tirata. Alla grande. Vabbè, facciamo la danza del sole adesso allora. Ciao. Ciao.